Benvenuti, anime inquiete in bilico tra curiosità e brividi, bentornati nel vostro confessionale preferito, l'angolo del web dove le luci dello spettacolo si accendono sulle ombre del cuore. Siete su Celebrita dalla Turchia. Prima di iniziare, un avvertimento necessario: questa è una narrazione romanzata e di fantasia, creata a scopo di intrattenimento, non è un resoconto fattuale. Detto questo, oggi il terreno trema davvero. Non si tratta di sussurri innocui o pettegolezzi da corridoio. Si parla del terremoto dell'anno, un'onda d'urto che ha investito due dei nomi più discussi e amati del panorama turco, Can Yaman e Dimet Özdemir. Tutto è cominciato con un gesto sbagliato, un dito scivolato su uno schermo in una notte carica di malinconia e, forse, di bicchieri di troppo. Da lì, un effetto domino che ha spaccato in due il racconto perfetto. Messaggi che non avrebbero mai dovuto vedere la luce, cuori esposti in mondovisione e un incontro riservato che ha riscritto le regole del gioco. Prima di spalancare questa porta, vi chiedo un gesto d'appartenenza: iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere nemmeno un frammento e, se volete sostenere il nostro lavoro e accedere a contenuti esclusivi, premete con decisione il pulsante iscriviti. Il vostro sostegno è la nostra bussola nel temporale. Un like è un abbraccio, un commento è la vostra sentenza. Siete pronti a scorrere i messaggi proibiti? Mettetevi comodi, cominciamo. Cari amici di Celebrita dalla Turchia, ci sono notti destinate a cambiare il corso di una vita, non per ciò che accade alla luce del sole, ma per quello che si rivela quando le difese crollano e la memoria picchia sul vetro dei rimpianti. Una festa privata, un brindisi di troppo, un telefono in mano. Quello che doveva essere un momento di svago per Can è diventato un incubo mediatico. In pochi minuti, un lampo nella vastità del tempo, si è consumato il patatrack. Nel cuore della notte, annebbiato da nostalgia e coraggio mal riposto, Can ha commesso l'errore fatale: ha caricato nelle sue storie Instagram alcuni screenshot. Non foto di tavoli colmi o facce sorridenti, ma scatti di vecchie conversazioni private. E la destinataria di quelle parole incandescenti non era la donna che oggi condivideva ufficialmente la sua vita, ma lei, Dimet. Le immagini sono rimaste online un soffio, giusto il tempo di essere pubblicate e poi rimosse in preda al panico. Ma la rete non perdona e non dimentica. I fan, rapidi come falchi, hanno salvato tutto. E quello che hanno letto ha gelato il sangue nelle vene di chi pensava di conoscere l'attore nella sua versione più matura e blindata. Non erano messaggi educati. Erano confessioni allo scoperto, dichiarazioni piene, capaci di aprire ferite anche a distanza di anni. Con te il mondo faceva rumore nel modo giusto, Dimet recitava uno dei testi, come una sentenza che voltava le spalle al presente. In un altro, ancora più diretto, Can scriveva: mi manca il suono della tua risata quando provavi a farmi ragionare. A volte mi chiedo se anch'io ti attraversi la mente, anche solo per un minuto. La reazione online è stata fulminea e spietata. Il nome di Can è balzato in cima alle tendenze globali, trascinando con sé quello di Dimet e della donna che in quei giorni pareva essergli accanto. Quest'ultima, fino a quel momento presenza discreta ma costante, si è ritrovata all'improvviso nel ruolo più crudele, quello della tradita, o peggio, della sostituta. Fonti vicine raccontano di uno stato d'animo devastato. Appena viste quelle storie, la compagna avrebbe annullato un importante servizio fotografico fissato per la mattina. Non capisco perché tenesse ancora quelle parole, se appartenevano al passato andavano lasciate lì, avrebbe detto, con la voce spezzata, all'assistente, rendendosi conto di essere dentro una verità che non combaciava più con quella promessa. All'inizio, il silenzio dei protagonisti è stato assordante. Ma il giorno dopo Dimet ha rotto le righe, non con un comunicato, bensì con una sola storia su Instagram, una frase breve, ma tagliente come un graffio. Ci sono verità che traboccano solo quando il cuore è troppo pieno, o troppo confuso. Ammissione? Frecciata? O un gesto di umana comprensione verso chi, con un gesto, l'aveva rispinta sotto i riflettori? Can, cercando di arrestare l'onda, ha diffuso una dichiarazione stringata: ho commesso un errore. Me ne assumo la responsabilità. Non dirò altro,
ora. Ma il danno era già fatto. La credibilità del presente era in frantumi. Come se non bastasse, un dettaglio digitale ha alimentato i sospetti. Subito dopo il caos, Dimet ha ricominciato a seguire Khan su Instagram dopo mesi di silenzio totale. Un gesto da un solo click, ma dal peso di 1000 discorsi, interpretato dai fan come un segnale di apertura, quasi una tregua. Dall'altra parte, la compagna di Khan lo ha tolto dai seguiti, cancellando con metodo ogni traccia di lui dal proprio profilo. Una pulizia dolorosa, simbolo di una chiusura definitiva. Non ha bisogno di dire niente. Il suo silenzio è più forte di qualsiasi parola, ha commentato una follower storica. Poi è arrivata la scintilla più velenosa, un audio rubato, crepitante, con la voce di un presunto amico molto vicino a Khan. Le frasi, chiare e crudeli, suonavano come coltellate al cuore dei sostenitori della coppia ufficiale, non l'ha mai superata. Quello con la sua fidanzata era comodo, ma non vero. L'audio ha iniziato a girare su X e su Telegram, spazzando via gli ultimi brandelli di dubbio. Non era solo tradimento, era, secondo questa lettura, un lungo intermezzo per non affrontare la verità. La pressione dei media è diventata insostenibile. La compagna è stata fotografata mentre lasciava la sua abitazione con occhiali scuri, il viso tirato e un'espressione di puro disgusto. Ai cronisti che la incalzavano, ha detto soltanto, sono delusa. Molto. Quel tono freddo, quasi metallico, ha chiarito che non c'era solo un danno d'immagine, ma una crepa nel rispetto reciproco. Khan, invece, è stato intercettato in una palestra privata a Istanbul. Mascella serrata, sguardo basso, nessuna parola. Ha ignorato domande e sguardi, riversando la frustrazione sui pesi per quasi un'ora, poi è uscito dalla porta di servizio. Ma un particolare non è sfuggito agli occhi più attenti, al polso, un bracciale che i fan giurano essere lo stesso che Dimet gli aveva regalato anni fa, durante una pausa tra una scena e l'altra di un set. Un feticcio di un amore che non si lascia archiviare. E poi, il momento più esplosivo. 2 notti dopo, Dimet è stata vista entrare, sola e luminosa, in un ristorante elegante a Gnanta. A prima vista, sembrava una cena in solitaria. La verità, però, era un'altra, dentro c'era Khan ad aspettarla. Un cameriere, rimasto anonimo per non perdere il lavoro, ha raccontato, si sono salutati con un abbraccio lungo, senza parole. Poi hanno scelto un tavolo appartato e hanno parlato per ore. Nel giro di pochi minuti, la notizia ha mandato in tilt i social. L'hashtag cancelletto Khan Metacena è schizzato tra i primi al mondo. Alcuni testimoni giurano che, a un certo punto, Khan le abbia preso la mano e sussurrato, non voglio più nascondermi. Non avrei dovuto allontanarmi così. Lei, sorpresa ma visibilmente colpita, avrebbe risposto, e allora, cosa ce ne facciamo di tutto questo? Nessun bacio da cinema, nessuna effusione plateale. Solo un lungo sguardo, uno di quelli che dicono tutto senza dover articolare nemmeno una sillaba. Mentre i media cominciavano a parlare apertamente di una seconda possibilità, la compagna di Khan è scomparsa dai social per giorni. Un silenzio rotto solo il lunedì successivo, con la foto di un tramonto malinconico e una frase che suonava come una sentenza: quando qualcuno ti mostra chi è, credigli la prima volta. Nessun nome, niente contesto, ma un messaggio chiarissimo: chiusura. Resa dei conti compiuta. E ora, la domanda che brucia sulle labbra di tutti: Khan e Dimet ci riproveranno davvero? Era solo una cena per archiviare il passato, o il primo capitolo di una storia che rinasce tra le ceneri? E che ne sarà di chi, nel frattempo, ha deciso di voltare pagina, ferita ma libera? In una recente intervista promozionale legata a un brand di cosmetica, una giornalista ha provato a sfiorare l'argomento con Dimet. Lei, con quel sorriso controllato che la contraddistingue e lo sguardo dritto, ha risposto: le persone entrano nella tua vita per un motivo. Non tutte restano. A volte conta meno quello che hai vissuto e più quello che hai imparato. Poetica, misurata, volutamente ambigua. Un carburante perfetto per nuove teorie.
Siamo davanti a una storia che ha occupato il centro della scena del nostro intrattenimento. Ciò che ha catturato non è solo il peso dei nomi, ma la cruda semplicità del meccanismo umano, nostalgia, errore, confessione, resa dei conti, possibilità. In TV e online si discute senza sosta, i fan tessono scenari futuri, mentre i due protagonisti, Khan e Dimet, camminano su una linea sottile, composti in pubblico, scossi in privato. È questa la sensazione che emerge dalle immagini rubate e dalle frasi sospese, una quiete apparente, sopra un mare agitato. Ditemi la vostra. Secondo voi, Khan merita una seconda possibilità con Dimet dopo il caos scatenato da una notte? E ha fatto bene chi ha scelto di tagliare i ponti con un gesto definitivo, senza palcoscenico? Le vostre opinioni contano più di ogni altra cosa qui su Celebrita dalla Turchia, perché siete voi a dare senso a questo diario collettivo di emozioni, scelte e conseguenze. Siamo arrivati alla fine di questo racconto, un capitolo che, nella sua dimensione narrativa e immaginaria, lascia comunque segni profondi nel nostro modo di guardare le storie d'amore sotto i riflettori. La notte dell'errore di Khan ha cambiato tutto, e niente, d'ora in poi, sarà più uguale. Noi di Celebrita dalla Turchia continueremo a osservare ogni like, ogni storia, ogni avvistamento, sempre ricordandovi che ciò che ascoltate qui è intrattenimento, un racconto che prende in prestito la scintilla della realtà per costruire una parabola emotiva. Se questo video vi è piaciuto, mettete mi piace e condividetelo con chi ama le storie di passione e di fragilità. Non dimenticate di iscrivervi al canale e di considerare l'opzione iscriviti per sostenere il nostro lavoro. Grazie per essere stati con noi. Ci vediamo nel prossimo video, dove la fantasia, a volte, supera la realtà. A presto!